Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento sulle relazioni e gli affetti dell'oroscopo generale, il cui video è già online, lo trovate nella sezione delle playlist, negli oroscopi annuali e stagionali, e oggi andremo ad approfondire quella che è la sfera delle relazioni. Prima di iniziare, vi informo che da adesso che vedete il video, diciamo, la data di pubblicazione fino alla fine di luglio 2023 è attiva la promozione per la lettura semestrale, quindi ci sarà il video esattamente come la lettura generale di cui vi parlavo prima, quindi quella diciamo azzurra per farvi capire. Ha la mascherina azzurra, la copertina è azzurra e ci sarà un approfondimento su una linea a vostra scelta. Bene, allora partiamo con il 3 di bastoni al contrario, un re di pentacoli, un asso di spade, un 6 di spade e un 8 di spade. Ragazzi, devo dire che la questione relazionale io la sento ben salda, anche se con tutte queste spade ho come la sensazione che ci sia qualche tipo di pensiero che vi potrà appesantire un pochettino nella seconda parte del 2023. Allora, ci potrebbe essere qualche questione a livello familiare e potrebbe essere con la famiglia di origine, perché quando c'è il 6 di spade si parla sempre di questioni legate con la madre o con comunque l'ambiente in cui si è cresciuti. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Intanto vi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto. Se non risuona niente, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E nella descrizione del video sotto trovate una guida che vi spiega come unire più oroscopi, il mio indirizzo email e altri link a video utili. Abbiamo il mago al contrario e il re di pentacoli al contrario che è già uscito qui. Allora, qui ho come l'idea che vi sentiate più valutati da un potenziale partner se siete in coppia, potrebbe anche essere da qualche amico, piuttosto che dalle persone che vi sono intorno a livello familiare. Andiamo a vedere il re di pentacoli perché è come se non riusciste a creare un certo tipo di progressione, di diciamo approfondimento a livello familiare, a livello della... Anche se per esempio non avete più nessun parente di sangue in vita, la famiglia io qui la intendo anche come il gruppo di amici che si frequenta. Abbiamo un re di denari che è spiegato da un fante di spade al contrario, ruota della fortuna, 10 di coppe e sacerdotessa. La sacerdotessa c'era già anche qui, eh. Ragazzi, guardate, allora, innanzitutto se siete single, aspettatevi di non esserlo più entro la fine dell'anno, perché comunque abbiamo la ruota della fortuna e un 10 di coppe, che sono due 10, sono due carte di compimento, di raggiungimento di un obiettivo. Il 10 di coppe è la carta dell'appagamento emotivo, è la carta della famiglia completa e soprattutto avendo la ruota della fortuna qualche cosa cambierà. Normalmente sono eventi fortunati, sono anche persone che vengono in aiuto, piuttosto che delle vincite, piuttosto che delle opportunità d'oro da cogliere al volo. Ho come la sensazione che vi propongono una vacanza in un lago. Anche potrebbe essere semplicemente un fine settimana o un pomeriggio, ipotesi. Però ho come la sensazione che ci sia qualche cosa
che abbia a che vedere con una casa di campagna, con una casa al lago. Andiamo a vedere l'asso di spade. Wow, giustizia, tutte e due le carte qua si ripetono. Temperanza e fante di bastoni. Dunque, io credo che qui ci sia, visto che c'è un asso di spade, una nuova comunicazione, una nuova verità, perché c'è anche la giustizia, quindi è come se venisse fuori qualche cosa. Mi verrebbe da dire anche qualche passione, qualche entusiasmo, potrebbe essere qualche nuovo hobby, qualche nuovo argomento che vi interessa. Potrebbe anche essere semplicemente, perché c'è la giustizia, si può parlare di chiusura di contratti. È come se si mettessero a posto le cose. ehm, allora, può essere o inerente un qualche tipo di percorso che avete fatto, perché l'asso è un inizio, è d'accordo, però abbiamo anche la temperanza, che è una carta di guarigione, una carta di percorso, cioè di un percorso che richiede pazienza, che richiede tempo. E anche la giustizia molte volte, tenete presente che avete ruota della fortuna e giustizia, e quindi qui qualche cosa cambia o sì. Ehm, Vi dico, la ruota della fortuna ha un'energia molto più positiva della giustizia perché vi ricordo che la giustizia a volte taglia, e qui abbiamo due spade, un po' le cose in modo ingiusto. Ingiusto per noi, per il nostro ego, poi in realtà è giusto per il disegno divino. E difatti qui abbiamo anche l'angelo della temperanza che vi ricorda che in un certo senso tutto questo è guidato. Allora, se per caso siete in coppia e vabbè, ve lo dico dopo. Prima andiamo a vedere queste due carte. 6 di spade, 7 di spade al contrario e 9 di spade. Tante spade qui, eh. Io credo, ragazzi, che qui ci sia la necessità con questo 6 di spade di allontanarsi o da una situazione, o da dei pensieri, o da delle energie, mettiamole così, se non vogliamo proprio dire persone, però, che in qualche modo vi... È come se... Allora, c'è il 7 di spade al contrario e l'asso di spade, quindi potrebbe fare riferimento a veramente a qualche verità che viene a galla, qualche cosa che venite a sapere e che comunque vi dà una certa preoccupazione e probabilmente potrebbe essere, diciamo, l'input giusto per prendere certe distanze, sia da forme pensiero, da credenze limitanti, ma anche da appunto persone piuttosto che situazioni. Sento che sono persone. Io qui, vabbè, finiamo. Andiamo a vedere l'otto di spade e poi vi dico un po' il riassunto finale. 5 di bastoni e diavolo. Mm. Sì, è come se doveste fare chiarezza mentale, ragazzi. È come se ci fosse una persona, una nuova passione intorno a voi nella seconda parte del 2023 che vi farà prendere consapevolezza di molte proiezioni mentali. Vi dico così perché c'è 5 di bastoni, l'otto di spade e il diavolo al contrario. Quando c'è un diavolo al contrario e questa poca capacità di essere obiettivi sulla situazione, perché vi ricordo che l'otto di spade ha la figura bendata, è una figura che
si sente comunque bloccata in un certo tipo di situazione, è per quello che probabilmente c'è la giustizia, è ora di tagliare con certe dinamiche, con certe forme pensiero che vi portano a determinate lotte, a perdere, mi verrebbe da dire, determinate lotte, perché è un po' come se fosse arresi, è un po' come se vi sentiste nel ruolo della vittima. Mi è successo questo e non so come uscire, e succedono tutte a me, e invece in realtà voi non siete così, ma fa parte di questo condizionamento che sentite intorno a voi. È un po' come cioè abbiamo anche un 6 di spade, parla proprio di credenze limitanti, ragazzi, qui. Credo che potreste fare un lavoro, primo sul sentire, sul riconoscere quello che è il vostro intuito piuttosto che quello che è la mente, perché vi ricordo che il diavolo comunque parla di ego, di mente, e la giustizia, perché qui bisogna tagliare certe cose che non servono più, bisogna riportare in equilibrio. Sono due carte che parlano sia la giustizia che la temperanza di riportare in equilibrio ehm, un atteggiamento, un'idea, un modo di fare, più un pensiero, più ho come la sensazione, il modo di valutare voi stessi, quello che è giusto per voi, quello che fa accendere il vostro cuore. Come vi posso spiegare? Allora, nel caso aveste figli, vi dico che anche lì ci potrebbero essere delle novità. Per qualcuno si potrebbe trattare di un lavoro, magari il vostro figlio o vostra figlia trova un lavoro o c'è comunque qualche questione che si regolarizza. Se siete in coppia, allora, se siete in coppia, vi dico che sento come l'esigenza di ampliare la famiglia. Non può essere un figlio, ma può essere anche, per esempio, un animale da compagnia, piuttosto che, non lo so, invitare amici nuovi o farsi amici nuovi. Ed è come se, probabilmente proprio per questo stato di pensiero, vi sentite legati, vi sentite che non riuscite a far espandere questo tipo di desideri, ok? Però qui si tratta semplicemente, perché comunque avete la ruota della fortuna, avete la giustizia, si tratta di mettere le cose in chiaro. Io ho bisogno di questa cosa qua, ho bisogno di stimoli nuovi, ho bisogno di divertimento, o abbiamo bisogno, perché magari si frequentano sempre solo le solite amicizie, si fanno sempre le solite cose, insomma, sta diventando un po' l'encefalogramma troppo piatto. Non l'encefalogramma, come si chiama? Vabbè, avete capito. Se si tratta di un bambino, ragazzi, qui si tratta di manifestarlo all'altro, perché ho come la sensazione che ci sia una sorta di paura a toccare quel tema. Ci si sente condizionati, qui, ragazzi. O perlomeno diciamo che è una sorta di avvertimento delle carte. Fate attenzione alle persone che avete intorno, soprattutto alle amicizie. Sento un po' in generale, non è che ci sia un'amicizia nello specifico in realtà. Sento che è un po' come se fosse il tipo di ambiente che frequentate, però è come se fosse un po' contaminato, o meglio, vi contaminasse il modo di pensare. Qui avete bisogno di prendervi un tempo, ok? Di allontanarvi, di prendere lo spazio per voi, di allontanarvi da queste preoccupazioni, perché vi ricordo quando c'è un 9 di spade, perché si è preoccupati di qualche cosa che c'è stato nel passato. È come se doveste lasciarvi indietro qualche persona poco chiara, poco cristallina, magari un po' manipolativa e bugiarda. Cioè, o accettate la persona così com'è nella vostra vita, tenendo presente che vi può mentire da un momento all'altro, vi staccate da quello che sono state le menzogne del passato e la prendete così com'è, oppure se proprio non digerite il fatto che vi raccontino delle bugie, vi raccontino delle storie, decidete voi se volete ancora quell'energia nella vostra vita o no, perché comunque
quando una persona ha un certo tipo di carattere, di modalità, e non, come vi posso dire, non è suo interesse cambiare perché sta bene così, non sperate che potrà, cioè è come per dire lo scatto deve venire dalla persona, deve venire da dentro. Se voi volete fare un cambiamento, solo voi potete farlo. Cioè gli altri vi possono dire tutto quello che vogliono, aiutarvi, spingervi, spronarvi, tirarvi, però nel momento in cui manca l'appoggio esterno voi vi lasciate andare. Quando invece lo scatto interno non vi ferma nessuno e può venire o arrivare qualsiasi tipo di distrazione, voi mantenete il focus. E qui è quello, non fatevi distrarre da quelle che sono le idee filtrate dagli altri, le credenze limitanti che avete acquisito durante l'infanzia. Quindi dove posso arrivare io a livello di unità familiare, dove posso arrivare io a livello di espansione, magari anche proprio nel sociale, ragazzi. Però qui c'è bisogno proprio di allontanarsi da certe compagnie. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo cos'altro riesco a dirvi. È come se qui vi dicessero: guardate oltre tutto quello che è il momento presente, guardate la dinamica, non guardate se la cosa è giusta o sbagliata, semplicemente prendete atto del fatto che questa cosa, questa situazione, questa persona è così, ok? E poi tagliate per riportare in equilibrio la vostra mente e il vostro cuore. La giustizia è un tagliare, un regolarizzare, un mettere le cose a posto. Uh, wow. Mm. Ragazzi, questa è una carta numero 36. Ehm, è una carta che parla di guarire il cuore, fondamentalmente. Potrebbe anche fare riferimento, soprattutto visto che c'è la papessa, a dei rimedi naturali, a delle scelte magari erboristiche per alleviare certi disturbi fisici. Parla di medicina magica, qui si intende la medicina sacra, ok? Quindi la medicina della luna, piuttosto che sciamanica. E vi dice anche un altro giorno, come se in questo momento aveste prima bisogno di purificare, pulire, alleggerire il cuore da tutte queste spade che hanno creato e continuano a creare sofferenza. È questo che dovete lasciare andare, ok? L'otto di spade parla di una persona che si sente intrappolata e anche il diavolo in un certo modo parla di una schiavitù, che normalmente quando c'è il diavolo la schiavitù è volontaria, ragazzi. Quindi siamo sempre noi che abbiamo il libero arbitrio di scegliere che cosa accettare nella nostra vita e che cosa no. È inutile che ci lamentiamo di qualche cosa che ci fa soffrire, ma poi non facciamo niente per cambiare la situazione. Bene, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor, visto che vi piacciono molto. Mi piacciono molto anche a me. Mi venne mostrata una grande conchiglia bivalve. La vidi aprirsi molto lentamente e notai che appena qualcosa le si avvicinava, essa si richiudeva subito, ed ogni volta le era più difficile restare aperta. Udii queste parole: mantieni il cuore spalancato, in modo che l'amore possa continuamente fluire in esso e attraverso di esso irrorando sempre di più il mondo. Wow! E vi è uscita la carta del cuore. Ragazzi, quarto chakra. Potete aiutarvi con un quarzo rosa, una tormalina rosa, un quarzo verde, quindi giada, malachite, tormalina verde, aiutatemi, diciamo tutti i quarzi verdi, avventurina, agata verde. Sì, è un po' come se doveste riconnettervi con il vostro sé superiore, la vostra anima che risiede nel cuore.
È un po' come se doveste lasciare proprio indietro tutti questi condizionamenti e focalizzarvi semplicemente su di voi, su quello che volete ottenere. Amici dell'Ariete, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare il prossimo semestre. Fatemelo sapere con un like, con un commento, che mi piace sempre leggerli. Potete anche iscrivervi, potete condividere, lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Se vi volete abbonare al canale, tenete presente che ci sono due fasce di prezzo. Quella più bassa è semplicemente per sostenere il canale, con quella più alta avrete accesso ai video di crescita spirituale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio del vostro sostegno continuo, davvero mi state nutrendo e vi mando un grosso abbraccio, vi auguro un secondo semestre splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!